Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche, grazie, generali per ottobre. Abbiamo la carta della giustizia, scusate, per la seconda parte di ottobre. La carta della giustizia parla di qualcosa che torna o cerca, diciamo, un suo naturale equilibrio. Ha una bilancia e ha una spada nelle sue mani, quindi con la spada taglia quello che deve tagliare per rimettere i piatti della bilancia in equilibrio. È qualcosa che viene a galla, può anche avere a che fare con delle questioni burocratiche, dei fogli, ehm, dei contratti, perché no? Ok, andiamo a vedere con gli oracoli, grazie. Mm, Tutto ciò che brilla, carta numero 16. Qui fa riferimento, se ci fate caso, ci sono le maschere. Fate attenzione perché non è tutto oro quello che luccica fondamentalmente, è un po' quello il messaggio di questa carta, ok? Qui c'è bisogno di filtrare quello che vi viene detto e soprattutto se ci sono delle questioni burocratiche, dei contratti da firmare, fate attenzione alle false promesse, a quelle che vi dicono per illudervi, se dovete valutare se comprare o meno qualche cosa, con i dati alla mano, insomma, non a stima. Ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere collettivo, sono fatte per un gruppo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Poi, se qualcuno volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Devo dire che il nuovo tipo di stesa ha riscosso un discreto successo. È vero che è una stesa generale e quindi con questo tipo di lettura si va a vedere un po' in generale tutti i settori della vita, diciamo, quelli più importanti, ecco. Mentre con la stesa precedente con i mini tarocchi si andava ad analizzare, diciamo, il movimento energetico più importante, ecco. Qui si ha un'idea un po' più, io personalmente trovo completa perché vado a vedere un po' di tutto, però ecco, sento a molte persone che mancano un po' i mini tarocchi perché con quelli in effetti si andava molto a fondo, ma non è detto appunto che non cambi di nuovo stesa, quindi come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, insomma. Ok, con questo tipo di stesa ho bisogno di vedere tutte le carte aperte, però quello che vi posso dire, mi inizio a dirvi che carte sono uscite. Abbiamo un 8 di coppe, un 5 di pentacoli, la carta dell'eremita, la carta del papa, un 9 di pentacoli, un 5 di bastoni, l'appeso, la carta del mondo al contrario, solo più una per piacere, grazie. Quindi, meno male che ne ho chiesta una, quindi le rimetto tutte dentro. Partiamo con un 8 di coppe, ragazzi. Abbiamo la luna e un 8 di spade. Allora, partiamo con un 8 di coppe, quindi qui c'è una sensazione di aver bisogno di fare un viaggio interno, un viaggio introspettivo. C'è anche la luna che parla di subconscio, di cose, paure, sensazioni, emozioni che ritornano a galla dopo un tempo. Vi sento in una sorta di insicurezza, sinceramente, nel prossimo periodo, ma credo che sia più un vostro tipo di attitudine per una reale insicurezza, ok? Da un punto di vista, diciamo così, ehm, della vibrazione, vi sento con una vibrazione un po' pessimista, un po' negativa.
probabilmente avrete i vostri motivi per pensare certe cose o per credere che succederanno determinate altre cose, però ecco, fate attenzione perché qui mi dicono un po' che la tendenza è quel un po' di stare nella tristezza, di stare in questo senso di offuscamento. Abbiamo, ripeto, un 8 di spade, parla di sensi di colpa, parla di qualche cosa che non si vede, parla di tutti quei pensieri circolari che continuano ad attanagliare la mente e per molte persone si tratta di una questione di denaro. Abbiamo anche la giustizia qui, quindi si può trattare fortemente di qualche questione burocratica, ok? Ehm, allora, partiamo da un punto di vista spirituale e vi dico che c'è una sorta di fatica, se ve la devo dire tutta, a fare questo lavoro di discernimento, a capire che cosa è una proiezione, perché qui avete la luna, parla di proiezioni, parla di anche illusioni alle volte, di qualche cosa che non si vede chiaramente, no? E quindi vi diventa anche un attimino difficile fare le giuste valutazioni del caso, per quello che avreste bisogno di ritirarvi per un periodo per cercare, diciamo così, la vostra verità. Avete sia l'eremita che la carta dell'otto di coppe, hanno un po' la stessa energia, ok? Quindi quello che vi posso dire è anche lì di fare un lavoro di introspezione, di affrontare anche un po' determinate paure, se sentite che appunto ritornano a galla determinate idee, pensieri, emozioni. E con la carta dell'appeso vi dico che è importante cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, perché voi vi siete, diciamo così, fossilizzati su determinati pensieri, su quello che è il vostro stato d'animo, perché non riuscite a vedere un altro punto di vista ed è un po' quello che vi insegna o che vi consiglia di fare la carta dell'appeso. Quando vi capita la carta dell'appeso si tratta proprio di cercare di vedere il retro della medaglia o cercare di vedere le cose da un altro punto di vista fondamentalmente, ok? Mm. Qui c'è anche qualche cosa, ehm, potrebbe esserci qualche cosa inerente a un'eredità, una proprietà. Ok, da un punto di vista delle relazioni, quindi diciamo amici, famiglia, figli, tutto, partner, tutto, anche lì diciamo che non vi sento al massimo delle vostre così abilità. Però anzi, probabilmente questo tipo di situazione che state vivendo con l'otto di coppe e l'eremita ehm, vi sta prendendo tanto, vi sta assorbendo molte energie ehm, e vi dico che qui si tratta di capire se stipulare qualche tipo di contratto o no. Mm. In realtà sento che i vostri familiari vi supportano, perlomeno da un punto di vista pratico, diciamo così, anche se non è monetario, però da un punto di vista pratico vi supportano, però non vi sono di grosso aiuto da un punto di vista morale, io mi sentirei di dire, no? Anzi, sento che qualcuno, soprattutto con queste due carte, e forse anche con questa, sento che qualcuno è in una fase di proprio un po' di solitudine, di malinconia, di rivalutazione di vecchie energie. Vi dico, nel caso doveste essere single, sento che molte persone stanno proprio bene così come sono. Avete comunque tre carte che parlano di una persona solitaria e che comunque è appagata.
del suo stato, insomma. Guardate, mi viene da dire che per qualcuno potrebbe far riferimento a un allontanamento da un partner o da una partner, perché comunque c'è la carta dell'eremita, qui qualcuno si sente solo o è da solo a livello familiare a dover affrontare una situazione, ripeto, più da un punto di vista emotivo che non pratico, perché magari i familiari da un punto di vista pratico vi vengono incontro, magari ehm, non so, vanno a fare la spesa piuttosto che guardano o vanno a prendere a scuola i bambini o cose di questo genere, no? Però comunque da un punto di vista emotivo sento che tanto fa il vostro modo di percepire e di vedere la cosa, insomma, o quello che è questa situazione. La situazione principale è l'otto di coppe, qui si tratta di o fare un viaggio fisico, quindi andarsene, spostarsi. C'è qualcuno che probabilmente non se ne vuole andare, non si vuole spostare. Per un gruppo piccolo ho la sensazione che ci sia di mezzo un'idea di separazione, nel caso siate in coppia. È come se ci fossero delle paure che tornano a galla, il sentimento che comunque è quello di delusione e comunque avendo l'eremita e l'otto di coppa proprio questo, e anche il 9 di pentacoli è proprio questa sensazione che abbiate voglia di star da soli. Ma c'è qualcosa che impedisce questo passo e potrebbe proprio essere il fatto che ci sia un contratto di mezzo, ci siano degli accordi, che ci sia magari anche per qualcuno una situazione lavorativa comune. Ci sono delle questioni burocratiche in mezzo, ecco. Da un punto di vista invece lavorativo, vi devo dire che se siete, diciamo, autonomi, ragazzi, non sarà un periodo semplice, nel senso che c'è tanta competizione intorno a voi. Questo vale anche nel caso abbiate un lavoro stabile e ci siano dei colleghi che magari aspirano al vostro stesso posto. C'è comunque un 5 di bastoni, c'è comunque un 5 di pentacoli, sono due 5. Quindi qui si parla di qualche tipo di conflitto, qualche tipo di cosa probabilmente da aggiustare, perché la giustizia parla anche sempre di cose giuste, di cose rette, di rettitudine. Quindi sento che qui c'è qualche tipo di paletto, insomma, da mettere, ecco. Mm, per qualcuno vi dico, potrebbe anche far riferimento a questo contratto che magari avete già in essere per quello che riguarda il lavoro, dove c'è qualcuno che qui sente questa esigenza di andarsene perché c'è comunque una sorta di delusione e potrebbe essere da un punto di vista economico, nel senso che magari vi hanno promesso un certo tipo di stipendio, ma poi quello che arriva in realtà crea una delusione, perché il 5 di denari parla sempre di una perdita, di una delusione, o avete perso a livello economico, magari se avete appena cambiato lavoro, o c'è stato qualche tipo di fatto che ha portato una sorta di e questo è nel passato, chiaramente non è quello che arriverà. Sento che c'è stato una sorta di mancanza, o può anche essere semplicemente un investimento che avete dovuto fare per un macchinario nuovo, e però qua vi dicono fate attenzione perché non è che comprando questo macchinario si risolva tutto così in fretta. Bisogna comunque continuare a competere, continuare a cercare la propria verità, il proprio modo di lavorare. Nel caso siate senza lavoro, ragazzi, di nuovo mandate curriculum perché avete la carta della giustizia. Quindi ci sono forti probabilità che vi venga offerto un contratto o che perlomeno stringiate un qualche tipo di collaborazione proficua per voi in questo momento. Proficua perché, ripeto, sento che sarà eh, diciamo anche per giustizia divina, qualche cosa che vi arriva, però ecco, forse fate attenzione a quello che vi promettono e a quello che poi in realtà vi offrono, ecco. Nel caso siate lavoratori dipendenti, insomma, con un contratto già in atto, vi dico fate attenzione ai pettegolezzi, ok? Perché qui c'è qualcuno che potrebbe essere un pochettino invidioso, quindi fate attenzione agli sgambetti per strada, mi viene da dire. Ok? Non so se prima l'ho detto, per i single, forse non l'ho detto.
Per i single, ragazzi, guardate, sarò sincera, vi sento molto a fatti vostri, ma se anche comunque foste di quelle persone che hanno voglia, insomma, di una relazione, vi dico che questo non è proprio il momento più opportuno, ok? Potrebbe essere utile fare qualche viaggio, fare qualche spostamento, anche se magari in questo momento siete un po' pigri o non avete tanta disponibilità economica. Non parlo di viaggi di chilometri di distanza, può anche essere una gita fuori porta. Diciamo che è un po' come se doveste allentare la tensione interna che avete dovuta ad altre questioni della vostra vita, per riuscire, insomma, così ad attirare un certo tipo di energia, ok? Va bene, andiamo a vedere. Ho tre mazzi con delle frasi scritte che potrebbero essere dei pensieri su cui meditare, insomma, degli spunti di riflessione. Allora, il mazzo blu, che è questo, diciamo che parla di quello che è la situazione attuale che state vivendo, il tipo di difficoltà. Perché mi è difficile essere libero o libera? E qui vi metto la carta dell'otto di spade, che è la carta un po' dei condizionamenti mentali. Ve la metto qui. Quindi qui si tratta di essere liberi a livello sia di condizionamenti mentali, ma guardate, con questa giustizia sento che per qualcuno è anche qualche cosa proprio di pratico, qualche legame che si vuole in qualche modo regolare. Ok, andiamo a vedere una carta di quelle rosse. Ah no, scusate, prima quelle gialle. Quelle gialle sono una possibile credenza limitante che magari avete in questa situazione. Ripeto, magari non vi risuonano come cose vostre proprie, però possono essere degli ottimi spunti di riflessione. Ok, perché ho paura di disturbare e qui sento che fa riferimento a un vostro timore, di esprimervi, di comunicare. Quando c'è la carta della giustizia si parla di qualche cosa che viene alla luce, di una verità che viene espressa ed è qui il punto, ok? Qui qualcuno deve dire quello che è la propria verità, deve comunicare l'ambiente o in che cosa c'è stata la delusione. Andiamo a vedere con le carte rosse che sono un pensiero così o un'azione da poter fare per questa situazione. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso o io stessa. Sì, qui probabilmente è una questione di carenza di autostima, nel senso io non sono sicura di avere le caratteristiche, di essere all'altezza, insomma, ehm, di riuscire in questo intento a fare questa cosa, però dirlo agli altri mi dà quasi un input in più, per dire ok, adesso l'ho detto, adesso lo devo fare. Questo sì, io lo sento. Mi è capitato diverse volte di rendermi conto di questo tipo di comportamento, ok? Ehm, ma io lo faccio in forma preventiva, cioè so che magari sono un po' delle reticenze nei confronti di qualcosa, allora lo dico, così dico, boh, ma adesso l'ho detto, adesso lo devo fare. È un po' per autodisciplinarmi. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Vediamo per gli amici del Capricorno cosa vi vogliono dire ancora, su che cosa vi vogliono far riflettere. Ok. Confusione. Sì, è per quello che probabilmente avete bisogno di questo momento eremita o otto di coppe. Nel senso che avete bisogno di trovare la vostra verità, perché avete comunque delle proiezioni nella vostra testa, o comunque ci sono delle contaminazioni a livello di percezione con la luna e l'otto di spade. È una carta numero 13 e la carta parla di futuro, passato, conosciuto, sconosciuto, forse. Vi faccio presente che non c'è il ora, c'è il presente, scusate, che non c'è il presente, c'è il futuro e il passato. Quindi sono due momenti storici della nostra vita dove se noi ci focalizziamo troppo su di loro, vivere troppo nel passato porta a tristezza, depressione, e invece vivere troppo nel futuro porta ansia.
Quindi è importante radicarsi nel momento presente, perché comunque qua vi dice che avete tante scelte e c'è un po' di incertezza, è vero, però ecco, questa confusione viene data dal fatto che c'è una sorta di difficoltà a lasciar andare qualche cosa, che potrebbe essere qualche cosa riferito al passato, perché qui abbiamo la carta della luna. Cari amici del Capricorno, fatemi sapere se la lettura insomma vi ha dato informazioni sufficienti. Se è sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione, qualsiasi tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!